Adesso è una parte che mi emoziona perché mi dà la gioia di introdurre il professor Formigoni. Credo che in quest'Aula tutti sappiamo benissimo chi è il professor Andrea Formigoni, titolare della cattedra di nutrizione della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, e soprattutto quando leggo questa frase ha pubblicato oltre 330 lavori, in gran parte di natura sperimentale. Cosa devo aggiungere? Prego, Andrea. Grazie. Che bello, mi sentite? Sì, perfetto. Che bello vedere la sala piena, emozionante per me. Grazie della presentazione all'amico Clemente. E grazie a Paolo e al suo team per questa splendida organizzazione. Io direi che in pochi minuti non vi ruberò mezz'ora, probabilmente molto meno. Direi che possiamo dare una prima conclusione alla giornata. La prima conclusione credo inequivocabilmente possa essere declinata da una parola: un successo. Un successo di presenza di pubblico, di qualità delle relazioni, di altissimo livello scientifico ma anche pratico-operativo e Paolo ha definito all'inizio della giornata relazioni parallele e attinenti, strettamente attinenti al tema. Direi che in tutti i casi ci hanno aiutato a avere un'idea un po' più precisa, se non l'avessimo già avuta, della complessità del lavoro e anche del next level. Il nostro next level sarà un livello nel quale sarà chiesta sempre di più un'altissima specializzazione, ma una specializzazione non disgiunta dal buon senso della comprensione di dove va il mondo. E il mondo non si esaurisce all'interno delle nostre stalle. Questo è un aspetto molto importante. Noi in Italia siamo un po' più fortunati rispetto ad altri paesi del mondo perché un next level l'abbiamo ereditato ed è quello dei formaggi. Homer Simpson, abbiamo visto stamattina, si lascia prendere dalla foga delle ciambelle e perde la testa. Sappiamo che a livello mondiale il consumo di formaggi è in crescita, mentre il consumo di latte liquido è in diminuzione. Questo è un patrimonio italiano molto importante che dobbiamo tenerci caro, e qui un invito a tutti i nutrizionisti, questo mi preme proprio tanto farlo. Ricordatevi che vendere del parmigiano o del grana padano non significa vendere un formaggio e basta, ma significa vendere un modo di produrre il formaggio. E dobbiamo stare molto attenti a vendere la verità. La verità significa che noi produciamo quel formaggio rispettando i regolamenti di produzione e fintanto che i regolamenti non sono cambiati da tutta la comunità, i regolamenti debbono essere rispettati, perché significa essere affidabili nei confronti dei nostri consumatori. Questo lo dico con forza a questo pubblico perché purtroppo spesso i regolamenti non vengono rispettati per sciocchi interessi di bottega. Attenzione perché l'immagine è molto importante. Parliamo di immagine, di questo prodotto, di questi prodotti, i mangimi liquidi. Cosa è successo in 20 anni? Siamo passati da un liquido nero, melasso, sottoprodotto, che veniva apprezzato per le sue doti di abbattere le polveri, di aumentare la pellettabilità, di aumentare un po' l'appetibilità, e oggi Greg ci dice che il melasso per le componenti zuccherine addirittura lo possiamo annoverare fra gli alimenti funzionali. Beh, un passo incredibile che ci ha fatto fare la conoscenza. E il nostro Alberto Palmonari, grazie all'aiuto, al supporto di Eddie Effman, ha connotato
da un punto di vista chimico i melassi, 32 melassi di tutto il mondo, e li ha definiti, è stato il paper più citato nel 2021 o 2022, non ricordo, ma non solo, ci siamo resi conto, ripetendo esperienze di 30 anni fa, che l'aggiunta di melassi ai fermentatori genera risposte che vanno al di là del semplice contenuto di zuccheri, il che significa che è l'alimento nel suo insieme che può essere considerato funzionale. E questa è un'esperienza molto bella, perché significa che nel tempo, quando la ricerca si mette al lavoro con serietà, con forza, e quando la ricerca ha la possibilità di confrontarsi a livello internazionale, i risultati non possono mancare. Questo è un aspetto molto importante che credo dobbiamo portare a casa tutti. Abbiamo parlato di genetica, molto interessante. Più vado avanti, più mi rendo conto che se non abbiamo la macchina buona non riusciamo a fare le corse e a vincerle. Mary Beth ci ha fatto vedere una Porsche, noi siamo più legati alla Ferrari o alla Lamborghini, chiaramente, ma la macchina è molto importante e la macchina va costruita dal momento in cui viene concepita. Questo è un aspetto molto importante di cui oggi non abbiamo parlato, ma la ricerca ci dice che la nutrizione fetale è importante, oltre che quella neonatale. E su questo probabilmente un convegno sarà necessario organizzarlo nel prossimo futuro. Il trend produttivo che registriamo in Italia, come vedete, non è molto dissimile da quello che ci ha fatto vedere Mary Beth. La nostra produzione nazionale di latte degli ultimi 10 anni, vedete, è passata da 9.400 kg a 10.800. Mary Beth ci parla di 11.000 kg nel suo stato. Quindi, ma è normale che sia così. La nostra genetica è una genetica che è internazionale. La cosa interessante è valutare l'incremento di anno in anno che si è realizzato e vi posso dire, qui non ci sono i conti, che a partire dal 2004, 8.600 kg di latte, siamo passati a 10.800, l'incremento non è stato costante anno per anno. Abbiamo avuto degli anni in cui l'incremento si è aggirato attorno ai 120-110 kg, a volte 90 kg, altri anni 250-300 kg. Ci riferiamo agli anni soprattutto che vanno dal 2010 al 2017-2018. E io mi sono chiesto il perché. Il perché, mi sono dato questa risposta, è stato in Italia il grande evento che ha portato una nuova parola nelle nostre stalle: benessere uguale più latte. Quindi i nostri allevatori sono stati indirizzati a mantenere o a indurre più benessere all'interno dei nostri allevamenti. E se facciamo una proiezione non troppo rosea, ma semplicemente di buon senso, possiamo immaginare che nel 2033 le nostre produzioni saranno attorno ai 12.000 e oltre chili di latte, quindi in linea con quanto diceva il nostro Giulio stamattina. E nel 2043, immaginando che qualcuno ripeta questo convegno fra 20 anni, non saremo noi probabilmente, ma qualcuno di voi certamente ci sarà, avremo a che fare con animali che producono oltre 13.000 kg di latte. Ma non solo produrranno più latte, produrranno più grasso e produrranno più proteina, quindi più materia utile. Questo guardate che è un aspetto sull'ambiente importantissimo, perché se noi immaginiamo di produrre la stessa quantità di formaggio con bovine molto più produttive, vuol dire che da un punto di vista allevatoriale possiamo allevare il 30-35% in meno di capi. E capite che da un punto di vista ambientale la produzione di metano piuttosto che di azoto sarà incredibilmente più efficiente. Perché? Perché ci saranno meno animali presenti. Esattamente. Okay? Quindi abbiamo una prospettiva tutto sommato rosea. Avremo delle vacche di questo tipo, ci possiamo credere, ma le abbiamo già queste vacche, le abbiamo all'interno delle nostre stalle. Questa è una slide che
mi è stata preparata da Anafi via Giulio, che ha fatto questa elaborazione. Qui vedete la gaussiana che descrive la produzione delle bovine primipare italiane, espressa come EVM, delle secondipare e delle pluripare. Bene, se noi andiamo a prendere la parte più alta della gaussiana, vediamo che abbiamo un numero discreto di animali. Guardiamo le pluripare, che sono le più evidentemente che creano più impressione. Abbiamo degli animali che producono oltre 17.000 kg di latte al giorno. Quindi vuol dire che con la nostra realtà attuale abbiamo una quota di animali che ci dimostra la possibilità di far molto meglio. E qui un messaggio molto importante per tutti noi, anche per noi che facciamo ricerca, ne parlavamo nei giorni scorsi. Noi quando facciamo ricerca che animali usiamo per testare le nostre ipotesi? Questi animali se va bene, e otteniamo risultati buoni, ma da quegli animali. Ora la domanda topica è: oggi che tipo di animali dovremmo usare per fare la ricerca utile fra 20 anni? La risposta mi sembra ovvia: dovremmo utilizzare questi animali. Questo non è facile da fare, soprattutto in Italia. Abbiamo pochi centri di ricerca, abbiamo poche vacche, qualcuna c'è che produce 160 quintali di latte, ma ci spiace sprecarla per certi aspetti, no? Ma l'idea è che già in stalla, noi che stiamo in stalla tutti i giorni, non davanti al computer, ma all'interno della mandria, cominciamo ad osservare con un occhio particolare le vacche che si nascondono. Non le osserviamo perché non hanno problemi, perché per far tanto latte una vacca deve star bene, non c'è alcun dubbio, ma sono le vacche che ci sorprendono per i risultati. Bene, osserviamo con più attenzione quegli animali e cominceremo ad imparare cosa dovremo fare nel futuro. Cosa ci chiedono gli allevatori? Oggi abbiamo parlato di vacche, abbiamo parlato di nutrizionisti, abbiamo parlato di consumatori, un focus sull'allevatore perché deve essere questo la nostra interfaccia. Il professor Sniffen, che tanto ci ha dato e ci ha insegnato, ha sempre detto: ricordati Andrea, devi mettere il cappello dove c'è l'interesse dell'allevatore. Il nostro stakeholder, la nostra interfaccia lì è l'allevatore. Bene, l'allevatore ci chiede sempre di più una cosa incredibile, che sta uscendo peraltro anche sui giornali, no? Se leggete alcune affermazioni del visionario Elon Musk, dice semplificare. Noi abbiamo degli allevatori che sempre di più non ci chiedono neanche di produrre di più, ci chiedono di produrre facile, cioè di trovare dei sistemi che nell'insieme aiutino ad avere dei risultati con relativa facilità. Ed ecco allora che è molto bene quello che abbiamo sentito stamattina, e cioè che l'ufficio tecnico dell'AIA abbia deciso di puntare ad avere animali più resilienti. Sono animali che debbono un po' arrangiarsi all'interno delle stalle. Noi non possiamo arrivare a coprire tutto sempre. Le vacche debbono mobilitare le proprie riserve, le vacche debbono essere capaci di gestirsi all'interno del gruppo, le vacche devono essere capaci di resistere di più alle condizioni che inevitabilmente incontreremo. Pensate allo stress da caldo, cambiamento climatico che ci aspettiamo. E i punti critici quali sono? Le vitelle, sicuramente. Una recente indagine condotta dai colleghi veterinari dice che circa l'80% di vitelle che vengono visitate con ecografo hanno danni ai polmoni. Possiamo pensare che quella macchina funzioni bene? Così come rimane un problema, e Greg oggi ci ha illuminato su alcuni punti molto importanti, e cioè la gestione delle vacche in transizione. Per anni abbiamo detto che bisognava forzare con i mangimi per sostenere le esigenze energetiche di quegli animali. Oggi sappiamo, anche per l'esperienza di qualche allevatore che ha cominciato a dire tu nutrizionista fai come pensi, io faccio un po' quello che voglio,
e ci si è resi conto che forse bisogna pensare a un po' più di foraggio di buona qualità e gestire la transizione. Oggi Greg ci ha dimostrato come fisiologicamente ciò abbia senso. E poi abbiamo nuovi strumenti e obiettivi di selezione, indici metabolici, immunitari, addirittura emissivi. Gli sniffer che abbiamo ci debbono aiutare a capire se un animale emette più o meno metano a parità di altre condizioni, perché immaginiamo che il microbioma ruminale sia intimamente collegato all'animale che lo porta e non sono tutti uguali i microbiomi, vero Alessia? Per cui dobbiamo scendere a quel livello. E quindi io direi che attenzione all'effetto salute fin dai primi giorni di vita e poi lancio un messaggio per tutti. Cominciamo a valutare l'importanza del muscolo. Noi abbiamo lavorato per anni sul grasso, ma il muscolo è più importante del grasso. Una bovina mobilita da 30 a 50 kg di muscolo subito dopo il parto e impiega 270 giorni per recuperarlo, gli ultimi dati della Cornell Nutrition Conference. Ora è chiaro che se una primipara mobilita 30 kg di muscolo il primo parto e il secondo parto ancora 30 kg, al terzo parto avremo un animale debole che se ne andrà. L'indice longevità ci aiuterà? Certo che ci aiuterà. Qualche allevatore empiricamente ci è arrivato, addirittura con i crossbreeding. Abbiamo preso la pezzata rossa e l'abbiamo messa sulla frisona. E cavoli, quell'animale resiste molto di più allo stress di quanto non faccia la frisona. Quindi, se è vero che il vestito fa il monaco, cominciamo anche a immaginare un vestito fatto leggermente diverso, che ci sia più conveniente. Peraltro il consumo di carne ci aiuta ad avere più reddito anche dagli animali a fine carriera. Come si costruisce il livello che verrà? Beh, attraverso la conoscenza. Oggi abbiamo imparato, se noi conosciamo possiamo scegliere. Certo abbiamo anche la scelta istintiva, ma intanto se conosciamo possiamo anche evitare di mangiare 3 ciambelle, magari ne mangiamo una sola, no? Abbiamo sentito stamattina molto interessante. E la conoscenza si costruisce su 2 livelli. Uno è nei centri di ricerca. Hélène ci ha dato un esempio oggi straordinario. Con tutte queste rette di regressione ci ha dimostrato come pochi grammi di istidina siano quelli che fanno la differenza sull'utilizzazione complessiva degli amminoacidi. Lo sapevamo perché nel suino è dal 60 che questo concetto, nel pollo è assolutamente assunto, ma nella vacca la situazione è particolarmente complicata, molto più complicata. Quindi si crea nei siti di ricerca, ma si crea anche in campo. E oggi abbiamo una incredibile potenzialità, quella di avere un'enormità di dati asettici che vengono raccolti automaticamente. Cos'è che ci manca? La capacità di aggregare questi dati e di analizzarli in maniera organica. Questo purtroppo non c'è ancora, speriamo che la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale applicata all'allevamento possa consentirci di fare il lavoro che ci ha presentato Hélène in Canada, ma su dimensioni molto molto più ampie e a livello internazionale. È importante l'interazione continua fra ricerca e campo e qui un altro merito è il convegno di oggi. Ricerca e campo. Noi qui siamo sia ricerca sia campo. Se non parliamo tra di noi, non di commercio, ma di problemi di base, non possiamo procedere così velocemente come invece possiamo fare se comunichiamo. Quali sono i problemi aperti? Ne ho indicati alcuni qui, uno in particolare che secondo me merita una maggiore attenzione rispetto a quella che è stata finora riservata. Ed rimane l'ingestione di alimenti. Se noi pensiamo ad animali da 200 quintali di latte, pensando alla migliore efficienza possibile, siamo sorpresi di quanto quell'animale può assumere al giorno. Guardate un esempio.
Se pensiamo ad un'efficienza di 1,8 kg di latte per chilo di sostanza secca, significa che dobbiamo aspettarci una media di consumo di 34-35 kg di sostanza secca al giorno. Ma le punte arrivano a oltre 40 kg. Noi l'abbiamo visto in stalla, misurando l'ingestione quotidiana. Un animale ha raggiunto 43,5 kg di sostanza secca ingerita nel giorno. Ora, ne parlavamo l'altro ieri, così en passant, i modelli che usiamo oggi sono adeguati per questi quantitativi? Forse sì, forse no. Abbiamo bisogno di maturare esperienza, ma dobbiamo prepararci a questa realtà. E sappiamo che l'ingestione rimane comunque il fattore limitante nella fase di transizione in asciutta e nelle fasi iniziali della lattazione, e lì entrano in gioco due fattori. Ce l'ha spiegato bene Allen, ma ancora prima altri autori. Un primo messaggio è quello metabolico, che non funziona però nelle prime fasi della lattazione. Il primo fattore limitante, la capacità di ingestione della prima lattazione, ce l'ha ricordato Mary Beth, è la digeribilità della fibra e per essa la capacità che ha l'alimento di riempire il rumine facendolo funzionare. Il gioco è molto semplice. Se do un foraggio con fibra elevata ma soprattutto a bassa digeribilità, quella fibra rimane nel rumine più tempo, occupa spazio, l'animale non riesce ad assumere più alimento. Possiamo trinciarlo più corto, certo. Aumenta il 10-12%, ma non abbiamo ancora risolto il problema. E riusciamo a predire se questo riempimento del rumine, anche solo per dimostrare ai nostri stakeholder, e qui è la realtà italiana sulla quale non possiamo toglierci. Se noi vogliamo migliorare mantenendo le vacche più sostenibili, più sane, più performanti, oltre i 21-22 kg di mangime è difficile poter andare senza incorrere in problemi. Dobbiamo lavorare sui foraggi, non c'è alcun dubbio. Ma chi fa i foraggi? Il fratello dell'allevatore, il quale è più preoccupato ancora della quantità di foraggio piuttosto che della sua qualità. Ed è vero, abbiamo un problema anche di disponibilità del terreno, perché non è infinito il terreno che abbiamo, ma bisogna cambiare la mentalità all'interno della nostra realtà, che purtroppo non è la stessa di quella del Wisconsin o dello stato di New York o del Canada. Perché quando da voi la massima temperatura è 22-23 gradi, da noi è 37-38. E quindi la qualità di quel foraggio non può essere la stessa, è evidente. E cosa cambia? Aumenta la quota di lignina, aumenta la quota di UNDF e a questo punto siamo appiedati. Dobbiamo soffrire, non c'è alcun dubbio. Il che significa, perdonatemi cari amici statunitensi, che i nostri 108 quintali sono più sudati e guadagnati dei vostri 111, perché i nostri foraggi mediamente sono una schifezza. Ma qui entra in gioco un altro tema. Ma siamo sicuri che dobbiamo fare le stesse vacche uguali tra noi e gli allevatori del Wisconsin? A me non la toglie dalla testa nessuno sto concetto. Se io ho bisogno di incamerare più fibra nel rumine, ho bisogno di una vacca più grande, che abbia un rumine più grande. In altri termini, dobbiamo costruire la macchina adatta per la benzina che abbiamo. Poiché la benzina non la possiamo cambiare fino in fondo, dobbiamo immaginare di fare qualcosa di diverso. Ok? Se no, siamo costretti a trasformare la vacca in un maiale, cioè ridurre la quantità di foraggi aumentando la quota di concentrati. Ecco che allora un'altra sollecitazione, ma probabilmente la longevità comprenderà questo concetto, però attenzione cari allevatori,
e cari tutti noi. Attenzione a dire vogliamo le vacche più piccole, vogliamo le vacche più piccole. Sì, ma quelle vacche più piccole siamo sicuri che riescono ad incamerare la quantità di foraggio necessaria e soprattutto quella che noi abbiamo disponibile? Il foraggio sta nel rumine da 48 a 60 ore, quindi il concetto di sacco è ancora un concetto valido che deve essere tenuto in considerazione. Allora, per valutare l'effetto riempimento ruminale, con Ermanno Melli ci siamo messi a ragionare su dei numeri, no? Considerando anche le esperienze del miner, eccetera, e l'unica esperienza che vi faccio vedere non è stata pubblicata, è stato il lavoro della tesi di Giulio, che è qui con noi, e poi dei ragazzi ovviamente tutti, e abbiamo voluto vedere, cioè sapevamo, no? Quei lavori fatti con i colleghi del miner, che la medica ad alta digeribilità faceva mangiare di più le vacche, stava meglio, eccetera, eccetera. Stessa cosa del BMR. Ma ci siamo chiesti, bene, cosa succede invece per il GRAS? Lasciando la medica fissa, abbiamo quindi utilizzato nella prima dieta 8 kg di fieno di frumento, che come sapete è un fieno che viene largamente utilizzato in alcune aree. Leggetelo GRAS, può essere loietto, può essere avena, può essere miscele invernali, e poi a scendere siamo andati a 0 sostituendo la stessa quota di fibra e di UNDF con la paglia. Quindi vedete qui 1 chilo di paglia, qui 2 kg di paglia, fino a 4 kg di paglia. Abbiamo dato la stessa concentrazione di energia, almeno teorica, e più o meno di proteina. Naturalmente è cambiato il rapporto fra i foraggi concentrati. Riconoscete in questa dieta una dieta tipica delle nostre realtà? O riconoscete in questa dieta una dieta tipica delle realtà, specie del sud Italia? Lasciate perdere la medica, ma il rapporto foraggi concentrati simile? E abbiamo stimato che il residuo ruminale di fibra fosse questo, vedete, da 8,54 a 9,32. Questo è il conteggio fatto a posteriori, in realtà considerando anche i residui degli animali. Ora, questi numeri non sappiamo se sono veri, vero Ermanno? Perché? Perché non possiamo fistolizzare le vacche, quindi non possiamo evacuare le vacche del rumine. Ma non siamo lontani da quello che hanno visto al miner, no? Con il lavoro che ha citato Mary Beth, quindi possiamo tenerlo in considerazione. Ma guardate cosa è successo. In queste 4 diete le vacche hanno mangiato praticamente la stessa quantità di sostanza secca, la proteina metabolizzabile predetta era leggermente superiore nella dieta con 2 kg di paglia, l'amido era nettamente diverso, la produzione di latte è stata addirittura leggermente superiore nella dieta che prevedeva l'utilizzazione di paglia all'interno della dieta. Non chiedetemi il perché, probabilmente la paglia in questo caso ha stabilizzato meglio rispetto al frumento, ma non abbiamo particolari spiegazioni di questo. La cosa interessante è anche di osservare però che questi animali hanno prodotto significativamente più proteina. E vedete, la ruminazione è stata mantenuta in maniera molto importante. Quindi mi collego come dato alla domanda che è stata fatta prima relativamente alla paglia. Un dato si riconferma dalle nostre ricerche. La paglia ha un valore di PNDF che è superiore percentualmente al valore di NDF. Il valore è tra 120 e 130, quindi se l'NDF della paglia è 70, la sua PNDF è ancora superiore, ancorché trinciata entro i 2 centimetri, che è l'indicazione che noi diamo. Ma i risultati ci dicono che se abbiamo dei foraggi di buona qualità è bene andare in quella direzione, e quest'anno che non abbiamo i foraggi di buona qualità probabilmente dobbiamo guardare con attenzione alla dieta 3, alla dieta 4. E cosa abbiamo utilizzato in quella dieta? Esattamente quello che Mary Beth ci ha suggerito. Polpa di bietola, buccetta di soia in grande quantità, insieme anche con un po' di crusca, perché da noi la crusca costa talmente poco che un po' abbiamo sopportato di metterla.
Problemi aperti, e qui c'è la ricerca. Abbiamo bisogno di definire ancora meglio i nutrienti necessari. Ora, chi ha qualche anno, come me, è sorpreso oggi perché quando noi facciamo il razionamento carta, penne e calamaio, non c'era neanche la calcolatrice, si lavorava con le unità amido di Clemente o le UFL o le proteine grezze. Oggi abbiamo sentito parlare degli amminoacidi in percentuale, abbiamo sentito parlare di alimenti funzionali e sulle fonti di energia dovremmo fare un bel lavoro. Gli acidi grassi volatili, glucosio, abbiamo sentito gli zuccheri. Cosa succede se arrivano nell'intestino piuttosto che nel rumine? Gli acidi grassi, quanto abbiamo imparato negli ultimi anni sul ruolo degli acidi grassi. E poi non dimentichiamoci componenti piccole della dieta, su cui molti di noi però lavorano, minerali, vitamine. Non so se avete registrato la quantità di bicarbonato che gira. 2,5 kg, Greg, al giorno? Quanto sodio? 4 kg? Quanto sodio è necessario? E cosa succede, Greg, se l'animale è in stress termico d'estate? Dove va a finire il sodio? Quanto c'è bisogno di rimetterne in gioco? E così vale il potassio in asciutta, il magnesio. Molto importante definire anche questi aspetti. Spero che nel futuro, Paolo, avremo modo di... E poi naturalmente abbiamo anche il tema delle analisi. Ancora non sappiamo come definire la degradabilità dell'amido, se ne continua a discutere, quindi i nostri discorsi chiaramente sono più teorici che pratici e in Italia poi abbiamo tutto il tema della salubrità e dei fattori antinutrizionali, che è un tema potentissimo che si interseca col cambiamento climatico. Vado alla fine con un'ultima slide, anzi la penultima, l'ultima dopo ve la racconto, ma non porterà via tempo. Ed è una slide di certezze. Sappiamo qual è l'obiettivo. In stalla è tutto più facile se abbiamo foraggi di qualità. In stalla è tutto più facile se hanno spazio disponibile. Primo fattore di produzione, lo spazio. Lo spazio deve essere confortevole, il buon riposo, razioni ben preparate, disponibili a volontà, avvicinate in greppia con correttezza. Aggiungo anche una cosa, visto che Mary Beth l'ha citata, quanto è importante la corretta mungitura. 70 litri di latte, 3 mungiture, 25 litri di latte devono essere tolti dalla mammella in 6 minuti, significa un flusso di latte incredibile, quanto è importante la funzionalità dell'impianto. E quando non abbiamo foraggi di qualità, chiediamo aiuto ai mangimi complementari e chiediamo anche aiuto ai mangimi liquidi, di cui abbiamo sentito parlare all'inizio e mi piace chiudere il ragionamento perché è un interessante, Paolo l'ha definito, veicolo, è proprio così, di nutrienti più o meno conosciuti, ma che nell'insieme possono completare la razione e aiutare a sostenere i nostri animali. Quindi la chiusura è grazie a Edith Mann per tutto quello che ha organizzato nel corso di questi anni e anche oggi. E vorrei chiudere, se la platea ha ancora un po' di pazienza, invitando tutti gli attori di Edith Mann qui, insieme con i relatori, e così sarà l'occasione per prendere una foto tutti insieme e per ricordare il convegno del 2024. Grazie a tutti.